Un sacco di volte mi è capitato di guardarmi attorno e sentirmi fuori posto, cercando di capire cosa non andasse in me e se veramente ci fosse qualcosa di sbagliato, se fosse una percezione prettamente soggettiva e personale che mi portava a giudicarmi. Quindi mi sono analizzata interiormente, osservando gli ambienti e le persone che erano intorno a me, decidendo di allontanarmi da quelle che influenzavano negativamente e non alimentavano la mia energia positiva, e quindi in questi anni ho imparato diverse cose e vorrei condividerle con te per aiutarti proprio a vivere meglio la vita di tutti i giorni e a cercare di farti capire che in realtà le cose per cui ci preoccupiamo spesso e a cui noi diamo un peso elevato in realtà non valgono così tanto, e che se prendiamo in considerazione un punto di vista generale e distaccato da tutto, capiamo che non ha senso sprecare così tanto tempo per queste cose. In questi anni ho imparato a vivere profondamente, o almeno provarci, perché spesso quando siamo presi dalla frenesia della vita tutti i giorni, questa necessità passa in secondo piano e spesso ce ne dimentichiamo. E se ce ne dimentichiamo è come se ignorassimo la realtà più profonda della vita di tutti i giorni, quindi che ci circonda. Quindi mi sono chiesta qual è il vero senso della vita. La società moderna di oggi ce lo fa scordare il senso della vita, ed alcuni potrebbe andare bene così, perché per pigrizia non gli va di fare lo sforzo di pensare diversamente, o semplicemente perché non ha avuto gli strumenti adeguati o le esperienze che gli hanno permesso di effettuare un risveglio, venire quindi a conoscenza del valore più profondo della vita. Causa uguale conseguenza. Io vorrei che tu non sia come gli altri, tu sia diverso, che tu capisca il motivo per cui assumi certi comportamenti e altri no, cioè perché. Che cos'è che ti ha spinto ad essere dove sei oggi? Ti senti soddisfatto? Ti senti felice? Ti senti realizzato? O ti senti fermo dove sei oggi? Mi piacerebbe che tutti cercassimo di capire il perché delle cose e non farci andare bene la prima cosa che ci viene detta, ma andare più a fondo, cercare di scoprire i motivi di tutto, perché tutto ha un'origine, quindi una causa, e l'origine porta ad una conseguenza. Quindi di solito succede che nell'analizzata la conseguenza e quindi curata in superficie, perché è la strada più semplice. Ma se io ti faccio un esempio, pensa ad una pianta che viene innaffiata accidentalmente con acqua contaminata con del veleno. Vediamo che le radici in profondità assorbono questo veleno e si diffonde attraverso tutta la pianta. Questa alla fine fa cadere le foglie. Quindi vedendo la pianta malata si decide di agire superficialmente, quindi magari applicando un trattamento superficiale come uno spray sulle foglie o un fertilizzante, nella speranza di farle sembrare più sane. Sì, questo può temporaneamente migliorare l'aspetto esterno della pianta, ma non risolverà il problema alla radice. Lascia stare per un attimo quello che stai facendo e non pensare a ciò che devi fare. Fermati un secondo e osserva tutto ciò che ti circonda. Guarda cosa c'è intorno a te, quante cose possiedi, quanto ti senti grato per ciò che hai. Tutto questo era presente durante alcuni traguardi che hai raggiunto, ma erano lì anche quando ti sentivi frustrato, triste o soddisfatto e felice. Guarda quante cose hai fatto, dove sei arrivato oggi, dove ti trovi. Sono sicura che hai superato un sacco di paure e di insicurezze che prima non ti permettevano di essere libero di farle, invece ora sì. Se non rimuovi quel veleno dal terreno, la pianta continuerà a soffrire. E lo stesso accade con noi. Se non affrontiamo le cause più profonde dei nostri problemi, ci limitiamo a curarne semplicemente i sintomi, non guariremo mai veramente, perché questi problemi si ripresenteranno in futuro, magari con altre manifestazioni diverse, però la causa sarà sempre quella. La gratitudine è una forza potente che ci permette di trasformare la nostra vita. Quando ci concentriamo su tutto ciò che abbiamo, su ciò che abbiamo realizzato, invece che su ciò che ci manca, apriamo la strada a nuove opportunità, a un'energia positiva che attira di più abbondanza nella nostra vita. Natura. I social media fanno male, è colpa del telefono. Sempre con il cellulare in mano. Quante volte ci siamo sentiti dire queste frasi? Senza curarcene abbiamo continuato a fare le nostre cose con il nostro telefono. Possiamo tutti
colpevoli di cercare quella piccola scarica di dopamina che i social ci offrono, ma a lungo andare questo può farci sentire vuoti e insoddisfatti. I social sono una fonte di rapido accesso alla dopamina e ormai il nostro bisogno è costantemente insoddisfatto, e se io ne ho bisogno significa che l'ambiente attorno a me non ne è fonte. E perché non ne è fonte? Io sono nella mia camera senza stimoli e quindi cerco un modo per avere accesso facile appunto alla dopamina, allo stare bene. E fin qua uno dice vabbè, qual è il problema? E il problema invece è proprio il fatto che a lungo andare ti senti sempre più depresso, più frustrato, stanco e senza nemmeno capirne il perché. Ti è mai capitato di così senza nessuna ragione apparente di sentirti appunto stanco dalla vita, da tutto, ti senti che odi tutti, non sopporti nessuno? Il perché è proprio quello, cioè il fatto di stare continuamente davanti ad uno schermo, ma il telefono come il computer, il tablet, quello che è. E se non ci credi, prova a stare 2 giorni nella natura, lontano dai social, dal cellulare, e vedi come ti senti. Cioè, io scommetto che la tua tristezza e la tua frustrazione scompare, perché gli alberi, il prato, la sabbia, il mare, ma anche semplicemente respirare un'aria diversa dal solito ti fa stare meglio, fa rigenerare il nostro spirito e il nostro corpo. E ti dico anche perché ogni volta che respiriamo quantità enormi di batteri entrano nel nostro corpo e cambiano il nostro microbiota intestinale, cioè la flora batterica che compone il nostro intestino, quelli che consideriamo batteri buoni. Quindi questi batteri cambiano e si adattano in base all'ambiente che ci circonda. Sicuramente se stai 3 giorni al mare, diciamo che ti senti molto meglio rispetto allo stare 3 giorni in città, per esempio, perché proprio per questo motivo. L'ambiente influenza il nostro umore e la nostra salute in generale. La natura ha un potere che non può essere replicato in nessun modo da uno schermo. Meditazione. Una cosa che mi ha davvero aiutata a vivere la vita diversamente e con occhi diversi è la meditazione. Ti fa essere grato per tutto ciò che hai e la gratitudine ti permette di avere altra abbondanza e nuova energia positiva costante. La meditazione ti aiuta a entrare in contatto con il tuo io più profondo, quello che conosce le verità e i tuoi desideri. Spesso siamo così presi dalla frenesia della vita quotidiana che ci dimentichiamo di ascoltare noi stessi e i nostri bisogni più profondi. Meditazione ci offre quello spazio di ascolto profondo dove possiamo riconnetterci con ciò che è veramente importante. Un altro aspetto fondamentale che mi viene in mente è la capacità di vivere nel presente. Troppo spesso ci sentiamo bloccati nel passato o preoccupati per il futuro e quello che potrà essere, potrà accadere, dimenticando che l'unico momento veramente importante è adesso, è il momento presente. E quindi il fatto di meditare ti permette di ancorarti al presente, di sentire il tuo respiro, il battito del cuore e di apprezzare realmente il momento che stai vivendo. Il semplice atto di meditare può drasticamente ridurre i livelli di stress e l'ansia e ti rende più capace di affrontare le sfide quotidiane con maggior serenità. E ricorda che tutto ciò su cui concentri la tua attenzione si espande, e questa è la legge dell'attrazione. Quindi più mi concentro su ciò che non ho, più riceverò motivi per continuare a vedere mancanze. Invece è proprio qui che devi cambiare mentalità. Lo so che è molto difficile perché siamo umani, quindi ci sta che spesso diamo spazio a tutte le nostre emozioni, che siano la felicità, la tristezza, eccetera eccetera. Però se riesci, quando te ne accorgi, prova a pensare al lato positivo anche nelle situazioni che ti sembrano negative. E comunque, anzi, è una questione di allenamento, quindi prova a dedicare un 5-10 minuti al giorno o prova a dedicare un po' di tempo e vedrai che veramente sentirai una grande differenza nel modo di vedere la vita.
Quindi inizia con qualcosa di semplice, come concentrarti sul respiro o ripetere una frase positiva, quindi un mantra. Quindi gradualmente noterai un cambiamento nel modo in cui ti senti e in come affronti gli eventi e le situazioni della vita. Un'ultima cosa che mi sento di dirti è di ricordarti che nessuno crea per te la vita che tu vuoi vivere e tu sei l'unico che è in grado di crearla. E soprattutto, se cambi il tuo mondo interiore, vedrai i riflessi positivi anche nella realtà e nel mondo esterno. E io so che ce la farai senza problemi. Se ti ha fatto piacere vedere questo video, lascia un like di supporto e iscriviti al canale per vedere altri video di questo genere. E io ti auguro una buona giornata, una buona serata.